Salve ragazzi, innanzitutto vorrei scusarmi con voi in questo piccolo disclaimer perché in questo video vedrete un po' troppo lag. OBS ha avuto alcuni problemini, A Plague Tale Innocence con la sua ottimizzazione è quello che è, quindi purtroppo è andata così. Però dai prossimi credo di aver risolto. Buona visione. Ok, buongiorno, buonasera a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Io ve lo dico già da adesso, in questo episodio ho sintetizzato molto ciò che vedrete. Lo scorso capitolo è stato letteralmente un soffio, questo ai miei ritmi è durato circa 1 ora e 10. E meno male che ho deciso di cambiare lo stile di montaggio per passare a questo tipo di storytelling, Buona visione. We're here. Amicia, you going to be alright? Yes. It's just strange to be back. Let's go. Dopo la breve cutscene ci troviamo quindi catapultati in un'area precedente che Amicia conosce molto bene, ma che ovviamente io non ricordo affatto. Per strada troviamo un paio di intoppi, come il ponte che definiva la strada più veloce ovviamente crollato, gli stendardi dell'Inquisizione un po' ovunque a confermare la loro presenza qui, ed ovviamente i ratti. E questi sono i dannati che mi hanno fatto perdere un sacco di tempo facendomi morire più volte, perché in questo capitolo a volte tirano fuori delle traiettorie davvero strane. Comunque sia, questa è la parte facile da superare. Saliamo quindi della strada secondaria, che è letteralmente un sentiero che serve solo ad allungare il brodo almeno per un altro po', visto che pieno zeppo di luoghi da saltare premendo triangolo. A Plague Tale, please, stop. Quindi prendiamo le rocce e facciamo cadere il carro illuminato che per fortuna si trovava lì. How convenient. Sgomberando così l'intera area. O almeno così credevo, visto che 2 metri dopo c'erano altri ratti. Ma poco male, ormai abbiamo capito come liberarci di loro. Accendiamo quindi il falò e perdiamoci tra 1000 morti e dolori in questa mappa semi-aperta che non rende per niente chiaro quale sia la strada principale da prendere, nonostante Amicia la conosca benissimo e questa cosa mi dà un fastidio assurdo. In sintesi, questa interessantissima sessione di gameplay è andata più o meno così. Troviamo un cancello. Lucas vuole farci passare in mezzo ai ratti per poterlo aprire dall'altro lato utilizzando il proiettore lì vicino. Quindi gli diamo il segnale ed avanziamo sfilando in mezzo ai ratti. Prendiamo il proiettore da quest'altro lato del cancello e lo puntiamo verso il suddetto cancello. I ratti ci sfiorano le caviglie facendoci rischiare la vita, dopodiché apriamo il cancello con una roccia alla vecchia maniera. Lucas quindi riesce a passare ad arrivare da noi mentre noi puntiamo il proiettore verso avanti per proseguire. Qui troviamo una guardia ancora viva che Amicia interrogherà. Più avanti ne troveremo un'altra. Tell me, how many of you are there? Oh, it hurts. I don't want to die. Not like this. Like this? You executed my family. You deserve a painful death. Please, have mercy. Don't you ever use that word. I'm not going to get anything useful out of him. Who the hell are you? The daughter of Robert and Beatrice de Roux. Oh, no. Please have mercy. Shut up. I'm leaving you to your fate. In questo caso parleremo con l'uomo e subito dopo ho deciso di farlo fuori per vendicarci della nostra famiglia, con grande dissenso da parte di Lucas. Quindi, per essere completamente coerenti, dopo aver trovato delle rocce, ho deciso di uccidere anche la guardia di prima. He got what he deserved. Amicia. La vendetta è un piatto che va servito freddo, no? Freddo come loro due adesso. E andiamo avanti, dove dietro il gigantesco portone ci aspetta un mondo Lovecraftiano, con al centro You over there. No. No, please. Amicia, we can stop. Find another way. No. I have to see. Is he your father?
Dopo la struggente cutscene, vi giuro ragazzi, c'è la sessione di gameplay più noiosa e sbagliata dell'intero gioco. Praticamente non dovremo far altro che proteggere Lucas che resterà fermo al centro della stanza con delle rocce, mentre orde di ratti a poco alla volta ci verranno contro. Il problema è che sapete benissimo quanto sia lenta Amicia a puntare e a colpire i bersagli, quindi questa parte è risultata essere per me davvero un vero e proprio dramma che mi ha portato ad annoiarmi a morte. Dramma che ovviamente più tardi in questo stesso capitolo hanno riciclato con piacere. Inoltre, piccola parentesi, qui il gioco si era completamente buggato e la mia Amicia non ha preso la torcia di Lucas, quindi ho dovuto far suicidare la nostra protagonista per potermi sbloccare e di conseguenza ho dovuto rigiocare quell'incubo da difendi la torre, che è Lucas in questo caso. Una volta riuscito a prendere con grande difficoltà la torcia dalle mani di Lucas, andiamo ad esaminare il punto nel quale si trovava prima il cadavere, dove adesso troveremo soltanto un bel niente, oltre all'infinito lag causato da tutti i ratti qui intorno che mi sta facendo cavare gli occhi. Quanti sono questi? 5 dannati FPS, Dio mio! Comunque, entriamo all'interno dove troveremo non uno, bensì 2 cadaveri che per qualche motivo i topi stavano ignorando. Motivo che, spero sarà spiegato in futuro, perché qui hanno letteralmente dimenticato di spiegarlo, hanno saltato la spiegazione. Saliamo quindi la scala a chiocciola, facciamo scaletta per far salire Lucas dal lato della scala rotta e poi scaliamo a nostra volta. Dopo un tour della casa ed una ricerca che sembrava essere infinita, però riusciamo a trovare una nuova cutscene. There are the pots. Everything's like it was before. No, that's not it. Neither's this. No. Lucas. Or this. Why hasn't his room been touched? No. It's not here. Still no luck? No. These are normal standard potions. Your mother must have been working on a more complex elixir. There has to be something else. Another place, another room. That I You know can't of. just make an opus magnum like that. She must have a laboratory somewhere. I don't know. I don't see where. Laurentius, he built his laboratory away from prying eyes. So your mother must have also. She told me nothing. I never But saw that's her. it. Isn't there a place where she didn't want you to go? I don't know. Some Well- place she protected. The old Roman ruins. She didn't want me to go there. The Roman ruins. Yes, definitely an idea from an alchemist. Exactly where are they? The garden. Let's go. Niente di fatto quindi. Dirigiamoci al giardino. Vi avverto, qui sintetizzerò ancora più di prima, moltissimo, perché la strada è estremamente lunga. Rigiochiamo con le meccaniche del difendi Lucas dalla torre dei ratti, non una, non due, non tre, bensì altre innumerevoli volte. Arriviamo nel giardino quasi ormai completamente corrotto, troviamo un 5 foglie carinissimo ancora intatto che Amicia deciderà di mettere in testa, facciamo ardere un po' di paglia per passare tra un'orda di ratti e l'altra. Continuiamo a dar fuoco a tutto, in special modo al carro che potrà esserci utile per proseguire, e qui giuro che ho staccato dal gioco per un'intera giornata per poi tornarci il giorno dopo, perché non reggevo più tutta quella monotonia. Però hey, ormai devo finirlo. Quindi il giorno dopo ho ricaricato la partita da dove l'avevo lasciata per rendermi conto che probabilmente quello è stato un grave errore, visto che adesso si è reso conto nuovamente che ci sono migliaia di ratti intorno a noi e che quindi dovrebbe girare a 3 fps a quanto pare. Comunque sia, da qui a quando siamo effettivamente riusciti ad arrivare nelle antiche rovine romane, il gioco ha iniziato a girare veramente male ed è stata una vera e propria sofferenza. Ma fortunatamente non succede assolutamente niente di interessante in questa sessione di gioco, quindi passiamo direttamente alle rovine. Una volta arrivate alle rovine ci rendiamo conto che il problema vero e proprio di A Plague Tale Innocence è l'ottimizzazione del gioco, non il mio computer. Perché? Se prima girava a 5 fps e adesso gira a 60, anche se voi in video ne vedete soltanto 30 per via del montaggio, il problema non può essere soltanto mio, visto che il divario è letteralmente enorme. Caliamoci quindi nella parte inferiore della stanza e tra un ratto e l'altro iniziamo ad accendere le torce che illumineranno strani simboli alchemici sul pavimento.
Dopo aver acceso tutti e tre i simboli, potremo esaminare per l'ultima volta il leone ed accedere così all'area segreta che la madre di Amicia teneva nascosta, e ad una tanto attesa cutscene che sembra voler simboleggiare un punto di svolta nella trama. Get it out! What on earth is it? The cure for Hugo. She was making progress, but she didn't have time to finish it. You mean the same cure that Yes, without the book. It's incredible she was able to get this so far. So perhaps we can use it ourselves. With the book and my preparation, I think I may be able to finish it. You seem off to a good start, Magister. No, not now. How are we going to get out of here? Dopo la cutscene, che come trama è stata veramente molto bella da vedere, torniamo in game e dobbiamo assorbirci nuovamente le torri ratto per proteggere Lucas prima e per prendere gli ingredienti che mancano dopo. Io continuo a ripetervi che questa parte è veramente noiosissima da giocare, quindi per evitare di annoiarvi a morte eviterò anche di mostrarvela troppo a lungo, visto che è stato tanto noioso che ancora una volta avevo intenzione di droppare l'intero titolo. Dopo la battaglia però assisteremo ai topi che si faranno da parte, perché è ciò che fanno a quanto pare quando riesci a completare con successo il rimedio della prima macula, e ad un'ultima cutscene che va a sancire la chiusura di questo a tratti infinito capitolo. Il prossimo capitolo, Penitenza, però lo vedremo ovviamente nel prossimo video. Come al solito il pattern si ripete, uno interessante e uno noioso da giocare, e spero non da vedere con questo nuovo stile di montaggio. Quindi noi ci vediamo nel prossimo capitolo, perché se siamo riusciti a sopravvivere a questo senza droppare tutto, sicuramente adesso sarà tutto in discesa. Quindi vi lascio la cutscene. Alla prossima, gente. It's them! Our trainee alchemist has worked wonders. We have the elixir. I always knew you were a good one. Thanks. Come on, let's go see Hugo. Hugo, you're not sleeping? Hey, look! We did it! The elixir! Lucas made it. Here you go. It might be a little bitter. Never mind. Drink it in one gulp. Very good. So, am I cured now? Well, In any case, you'll soon be a lot better. Amicia? Will we never see Mommy again? oh, Hugo, I told you, she won't be coming back. No. And it doesn't hurt where she is? No, of course not. Let's all go to bed now, eh? And tomorrow, when you wake up, you'll feel a lot better, you'll see.